Granada, la città gitana per eccellenza, luogo ideale dove perdersi tra cultura, musica e balli, il tutto con la splendida Alhambra sullo sfondo. Granada è un luogo da non perdere se si è affascinati dalla cultura andalusa. Siamo solo alla quarta tappa del nostro viaggio di 10 giorni nel sud della Spagna e dopo Ronda, Setenil e Malaga ci attende il sito più visitato di tutta la Spagna, l'immensa fortezza dell'Alhambra e i suoi meravigliosi palazzi Nazares, da rimanere a bocca aperta. Allora immergiamoci e scopriamo la splendida Granada. E buon pomeriggio, siamo arrivati a Granada dopo un viaggio di circa un'ora e mezza. In verità siamo arrivati da un po', però ci siamo fatti un giro nel paese per vedere giusto il centro storico di Granada e poi ci siamo catapultati qui attraverso il quartiere dell'Albaicín sul Mirador di San Nicolà, dove si può vedere la classica vista dell'Alhambra con dietro anche la Sierra Nevada innevata e quindi è molto bello. L'unico problema è che ci sono moltissime scolaresche, infatti qui il mirador è pieno, però ci siamo riusciti a fare alcune foto un po' caratteristiche con la vista dell'Alhambra. E ora ci riposiamo un pochino qui, anche perché salire su è bello complicato, no? Ci sono vie piccole, strette e soprattutto ripide, però se l'abbiamo fatta e vale decisamente la pena, vero? Si può fare, se l'abbiamo fatto noi può fare chiunque. Che meraviglia! Ascoltando un po' di gitani cantare. E ora scendiamo dall'Albaicín e andiamo verso il Sacro Monte, circa 5-10 minuti a piedi, quindi si fa presto. Alla fine non è grande Granada. Il Sacro Monte è il quartiere gitano di Granada ed è tutto in salita, infatti è un fiatone. Questo quartiere è davvero carino, merita decisamente lo sforzo per arrivare qui su e ci sono tantissimi angoli davvero belli. Questo quartiere di Sagromonte, che in origine era più un paese che un quartiere, vivevano i gitani, sono noti per il ballo flamenco. In realtà il ballo tipico di questo quartiere, di questa zona, è la Zambra, che è un ballo che è una commistione di balli arabi e balli gitani. Quando ci fu la Reconquista, da Granada dovettero andare via sia i Mori che gli ebrei, gli abitanti arabi e giudei dell'area finirono con lo stabilirsi in queste colline circostanti, tra cui Sacromonte, e ad un certo punto, nei secoli a venire, si unirono a loro anche i gitani. Queste culture si fusero e un esempio di questa fusione è stata proprio la nascita della Zambra, che è un ballo la cui parola deriva proprio dall'arabo, vuol dire festa. Infatti è il ballo tipico delle cerimonie, per esempio dei matrimoni, no? Delle feste nuziali. Tornati in città ci siamo tuffati tra i colori, i suoni e i profumi dell'Alcaseiria per rivivere le suggestioni dell'antico mercato arabo di Granada. E mentre la giornata giunge velocemente al termine, noi siamo già con il pensiero a quello che vedremo nel mattino seguente, le bellezze dell'Alhambra. Buongiorno, stiamo salendo la salita che va alla Alhambra. Sembra notte, ma sono le 8 meno un quarto. In Spagna il sole sorge abbastanza tardi. Noi abbiamo il biglietto d'ingresso al Palazzo Nazares alle 8:30, però ieri siamo già venuti su l'Alhambra, abbiamo visto che c'è normalmente una bella fila, quindi abbiamo deciso di anticipare un po' e magari provare ad evitare la fila.
L'Alhambra è composta da 4 aree principali, tutte visitabili: i palazzi Nazaries, il Giardino del Generalife, il Palazzo di Carlo V e l'Alcazaba. Questo è stato proprio l'ordine in cui abbiamo visitato l'intero complesso. Gli ingressi sono 2, il secondo più vicino alla biglietteria e alla fermata degli autobus. È estremamente consigliato fare i biglietti online con largo anticipo e prenotare la visita ai palazzi Nazaries per le ore meno affollate, così da poter godere della bellezza delle sue stanze appieno. La tranquillità dell'Alhambra alle 8 del mattino. A non crederci. E il sole si mostra sempre di più sul paese lì. Molto bello da vedere. Noi stiamo ancora in fila. I palazzi Nazaries sono un susseguirsi di cortili e stanze decorate con stucchi e soffitti di legno intagliato. Il complesso è formato dal Palacio de Comares e dal Palacio de los Leones, che avevano funzioni sia amministrative sia private, oltre ad essere sede della corte. Il Palacio de Comares è il Palazzo del Trono, noto per contenere uno dei pati meglio conservati al mondo. È davvero bello. Poi le pareti sono tutte lavorate. Impressionante, sì. Il Palacio de los Leones è la residenza del sultano, caratterizzato da un intrico simmetrico di colonne di marmo bianco e leoni che sorreggono la fontana al centro del cortile. Inutile dire che questa è anche la zona più stupefacente di tutto il complesso. L'Alhambra è uno dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Quando i re cattolici Ferdinando e Isabella conquistarono Granada nel 1492, scelsero di fare dell'Alhambra la loro residenza, salvandola dalla distruzione e dall'oblio, come purtroppo accaduto ad altri monumenti islamici. L'Alhambra, al massimo del suo splendore, era una vera e propria città murata, che poteva funzionare in modo del tutto autonomo rispetto alla sottostante Granada, poiché c'erano tutti i servizi necessari per coloro che vi vivevano: moschee, botteghe, scuole. Ah, com'era il Palazzo Nazaries? Sapevo che era bello, ma non così bello. Forse è una delle cose che consiglierei assolutamente di vedere. Ora passeggiamo per il Generalife, i giardini del palazzo. Il Generalife era la residenza estiva del sultano, ricco di fiori, fontane, piscine, viali alberati, siepi e percorsi, che sono ancora oggi una gioia per il visitatore. In passato i giardini erano collegati ai palazzi principali del complesso, ora invece si è costretti a fare tutta la passeggiata. Inutile dire che stiamo parlando di una costruzione molto piacevole, specialmente se la visita avviene durante le ore calde della giornata. E qui siamo nel palazzo di Carlo V, sempre all'interno dell'Alhambra, però è libero accesso. Il Palazzo di Carlo V è un edificio tipicamente rinascimentale di 2 piani, scanditi da una serie di colonne che corrono lungo un cortile centrale. Oggi è sede del Museo dell'Alhambra. Ora siamo all'Alcazaba, che è la parte della fortezza dell'Alhambra. Ieri eravamo lì, al Mirador San Nicola, Sì. e poi invece il Sacro Monte è lì. Dove sono quelle mura? L'Alcazaba è la zona più antica, costruita per proteggere la fortezza. Del resto, osservando la sua poderosa cinta muraria e il sistema di torri, questa funzione si percepisce chiaramente ancora oggi. E ora siamo nel punto più alto dell'Alhambra, sopra il torrione. E da qui si può davvero godere della vista di tutta quanta Granada. Davvero bella. Stavo ascoltando prima una guida che parlava e diceva che praticamente originariamente l'Alhambra doveva essere costruita in pietra, però era troppo costoso lavorare tutte le pietre e portarle fin qui, quindi hanno deciso di passare mattoni, i famosi mattoni rossi, che quindi danno il colore identificativo un pochino a tutta quanta la struttura. E ora infatti si possono notare degli strati di pietra e strati di mattone una sopra l'altra, per così minimizzare un po' i costi. Visita all'Alhambra terminata. Ci abbiamo messo circa 2 ore, 2 ore e un quarto, però siamo andati presto quando c'era meno gente, quindi tutto scorreva molto più velocemente. Ora torniamo a Granada, dove facciamo il check-out all'albergo e poi ripartiamo direzione Cordoba.
dove ci fermeremo per 2 notti. Eccoci arrivati dalla nostra macchinetta e siamo pronti per partire da Granada in 2 ore e arriviamo a Cordoba. Nel prossimo video scopriremo la vera sorpresa di questo viaggio, Cordoba. E buon pomeriggio, siamo appena arrivati a Cordoba ed è molto carina. Primo impatto? Sì, ci piace, decisamente.